Non so perché, ma mi sta venendo quella voglia di cambiare la mia IMTB. Magari un motore più potente con tutto questo fango. Boh, potrebbe servirmi, Metto la batteria più grande, vai, gli do del gran gas dopo col turbo. Poi gli metto sul forcellino quello nuovo, indistruttibile. Perché no? Da dov'è che inizio con questo video? Per questo shakeramento di testa per capire se davvero c'è bisogno di cambiare la e-bike. Ma sai, con l'inverno si sta più sul divano, ci si rilassa, si guarda delle riviste, si guarda YouTube, si guardano un po' di video. Magari mi viene la voglia di cambiare la mia e-bike. Ma perché dovrei cambiarla? Ecco, analizziamone un po' di punti insieme, va là. E di sicuro i primi due punti sono: uno, il motore. Ragazzi, tecnologia che avanza, tecnologia che galoppa, motori sempre più performanti, sempre più silenziosi. E poi chiaramente ci sono quelle bombe a mano, dove praticamente ti dicono che il loro motore farà una coppia di 160 Nm. E poi bisogna vedere se lo sai utilizzare quei 160 Nm. Però magari tu hai una bicicletta, una e-bike talmente vecchia che ha pochissima coppia, e invece tu ne vuoi di più, perché comunque hai visto che l'età avanza, la forza magari diminuisce, e tu comunque vuoi sempre arrivare in quei punti dove fino a 3-4 anni fa arrivavi tra virgolette in scioltezza. E allora ti ci vuole quel piccolo step nel motore, un piccolo step che comunque ti permette di divertirti, di continuare a divertirti. E quindi motore. Esatto, è il momento di cambiare la e-bike perché il motore nuova generazione è molto più performante. Potrebbe essere una scelta opportuna. E in accoppiata col motore mettiamoci forse le batterie, quindi batterie meno pesanti ma con più capacità, oppure comunque con più capacità, oppure con meno capacità ma anche molto più leggere. Insomma, di scelte ne abbiamo molteplici. Perché? Perché comunque con queste scelte molteplici bisogna far girare le rotelline del cervello e pensare qual è la e-bike che potrebbe fare il caso mio adesso. Se però non riesci a fare dei chilometri, forse ti serve una batteria che sia grande ma che comunque non è eccessivamente pesante. E quindi appunto dal pesante andiamo a finire al peso. Sì, insomma, il peso dell'e-bike. Avete visto come si sta riducendo? Stiamo avendo, secondo me, un'aggiunta di tecnologia talmente elevata che dai 25, 26, 27 kg che avevamo ci stiamo sempre più avvicinando a quota 20. Un quota 20 che è data dal fatto che comunque le biciclette si stanno alleggerendo, le batterie si stanno alleggerendo, i motori si stanno alleggerendo e quindi ci avviciniamo sempre di più alla nostra muscolare. E se devi fare del spintage o portage, benché ci sia la funzione walk, aiuta, e non poco, anche come autonomia, che non è un fattore da sottovalutare. Ma dite che la postazione qua di dietro mi può servire a farvi iscrivere al canale? Dai ragazzi, forza, sfondate questo tasto qua sotto. Poi dopo metto geometria delle bici. Volete una geometria standard? Volete delle geometrie variabili? Perché sì, adesso vi mettono i flip chip, vi fanno cambiare la posizione della ruota del carro posteriore, vi fanno aprire o chiudere l'angolo di sterzo. Insomma, ci sono tante variabili che vi possono praticamente cucire la bicicletta a vostro piacimento. E questa magari è una scelta che non è da sottovalutare. Ci pensiamo, però diciamo che lo fate una volta, lo fate forse due, e poi dopo non è una cosa che secondo me reputo praticamente importante. Però magari c'è della gente che dice sì, cambio la mia e-bike perché finalmente hanno integrato questo sistema. E poi dopo, sai, 5 anni fa, 6 anni fa, 5 anni fa non se ne parlava neanche. Adesso avete una bellissima applicazione per ogni bicicletta che vi consente di andare a manipolare i vostri bei parametri di coppia e supporto del motore.
Che cosa volete di più? Ve la fate come volete voi. Importante? Non importante? Lo usate? Non lo usate? Non lo so. Io personalmente non lo utilizzo in una maniera eccessiva, nel senso che l'avrò fatto 3 volte, 4 volte, ma dopo un po' è una cosa che passa in sordina per me. Però avete questa possibilità. 5 anni fa avevate 3 modalità, 4 modalità standard, non c'era applicazione, non c'era niente, non si collegava neanche alla bicicletta, il vostro cellulare, non risolvevate nessun tipo di diagnosi. Adesso, tra virgolette, potete fare molte cose. È chiaro che per le grosse cose, aggiornamenti software anche di un certo tipo, avete sempre bisogno del concessionario. E per finire, che è la parte che io reputo importantissima, sempre questa, ragazzi, è sempre una questione di soldi. Magari siete arrivati finalmente a gennaio e finalmente la bicicletta dei vostri sogni che avete visto a febbraio dell'anno scorso è ancora lì ed è super scontata. E quindi cosa fate? Non andate a comprare? Magari siete veramente attratti, c'è tante di quella rivoluzione tecnologica, tante di quelle rivoluzioni di pezzi che non potete lasciarla lì. E allora via, cominciate a far girare la rotellina qui nel cervello e dite: ma sì, dai, la vado a comprare. Perché no? Comunque, al di là di tutti questi punti, vi spoilerò che non ho intenzione per il momento di cambiare la mia di e-bike IMTB. Sono al momento molto contento. E quindi sì, questi sono secondo me gli argomenti principali che vi portano a cambiare la vostra e-bike. Vi ripeto, sono pensieri, soprattutto che quando sei là sdraiato sul divano cominciano a frullarti in testa. Vi ho detto, magari trovate anche un bel usato e vi accontentate, però sempre il nuovo, sapete, come dico sempre io, ha quel più di garanzia che magari vi elimina certi pensieri. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video.